Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Sagittario, tendenze energetiche generali per la prima parte, grazie. Abbiamo la luna e il chirofante. Interessante. Qui si tratta di qualche tipo di presa di consapevolezza, qualche tipo di comprensione per quello che riguarda il vostro mondo interiore, direi. La luna parla del subconscio, parla di tutto quello che è l'attività dei sogni, quindi fa anche riferimento al sogno, quello che si fa ad occhi aperti, no? Per certi versi. E fa riferimento a qualche cosa che riguarda il passato. Mentre il Papa è una carta che parla di elevazione spirituale, parla di contratti, alle volte di matrimonio. Andiamo a vedere con questi oracoli che cosa vi vogliono dire. Ok, infatti, guardate, guide delle vite passate, lezioni karmiche e assistenza nel presente. Quindi c'è qualche cosa del passato che arriva e l'abbiamo visto, può essere proprio una guida, perché anche il Papa è alla fine una guida, è il mediatore tra il messaggio che arriva dall'alto e gli umani e l'uomo, diciamo, no? Quindi in qualche modo può essere visto anche lui come una guida, è una guida spirituale. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Scusate. Intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi non risuonerà tutto. Se non risuonasse proprio niente o voleste ampliare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare e Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora partiamo con un cavaliere di coppe, un 7 di spade e un 5 di spade. Quindi il cavaliere di coppe può rappresentare qualche tipo di offerta che vi è stata fatta, qualche tipo di anche avance per qualcuno, perché no? Normalmente quando c'è il cavaliere di coppe si tratta di un'offerta di tipo romantico. Non sempre, poi dipende da come vibri a voi la stesa. Comunque c'è qualcuno che ha fatto un passo avanti nei vostri confronti. Andiamo poi a vedere meglio con i mini tarocchi. Abbiamo un set di spade, ragazzi. Qui si tratta di qualche tipo di proiezione o di comportamento poco chiaro, qualche tipo di bugia che vi raccontate. E guardate, c'è la luna. Anche la luna comunque parla di proiezioni, parla di una verità distorta. Questo perché quando c'è la luna ci sono delle paure, se vogliamo, inconsce di cui non si è consapevoli che creano questa distorsione nel vedere la realtà e in effetti poi si segue con un 5 di spade. Il 5 di spade è una carta comunque che parla di una confusione mentale, parla di una lotta proprio a livello mentale. Io penso sempre che il 5 di spade sia la carta della falsa vittoria, come se qui qualcuno pensasse o si sentisse vincitore, magari non comportandosi in maniera proprio cristallina con questo 7 di spade, ok? Diciamo che probabilmente qualcuno si è trovato nella necessità di dover raccontare, diciamo, qualche storia, il motivo può essere qualunque, e questo vi fa credere o comunque vi porta a pensare di essere riusciti, tra virgolette, a vincere il litigio piuttosto che la battaglia, piuttosto che... è una questione di principio, mi dicono. Ok, poi continuiamo con il 3 di coppe, la regina di coppe, un 4 di coppe, tante coppe devo dire. Il 3 di coppe fa riferimento normalmente a quello che sono gli amici, ecco, e 3 di spade. Coppe e spade avete.
fa riferimento, come vi dicevo, a quello che è la sfera di amicizie, a quello che è anche un festeggiamento, un gruppo, si parla di un'unione nel senso di un ritrovamento. Ehm, Qui manca qualche cosa, sento. Abbiamo poi anche la regina di coppe. Nel caso non abbiate nessuno a livello romantico, potrebbe entrare qualcuno nel prossimo periodo. Anche se devo dire che non ve ne renderete molto conto, la carta del 4 di coppe è sempre quell'energia di quella persona che è concentrata nel bicchiere mezzo vuoto, per capirci, no? E questo crea poi una sorta di vuoto, una sorta di tristezza, di sofferenza. Mm? Se non fosse, se per voi non fosse, diciamo, una stesa con un taglio romantico, qui si potrebbe trattare di qualche parente o qualche persona vicino a voi, ok, che in qualche modo crea una sorta, cioè si crea una sorta di attrito. Mm? Andiamo a vedere con i mini tarocchi, cerchiamo di entrare un pochettino più a fondo del tema. Ok, andiamo a vedere questo cavaliere di coppe, per piacere, grazie. 3 di spade che era già qui, gli amanti e un asso di pentacoli. Quindi sì, qui mi sono incartata. Quindi qui ha molto a che vedere con qualche tipo di relazione affettiva, anche romantica. C'è un 3 di spade, c'è un asso di denari. Qui probabilmente è stata fatta un'offerta sull'iniziare qualche cosa insieme, perché abbiamo questo asso di denari. In effetti, quando c'è il cavaliere di coppe, l'offerta che viene fatta è fatta in modo serio, è un'offerta fatta per durare, insomma. E poi abbiamo anche la carta degli amanti, che è una bellissima carta, parla di amore corrisposto, di amore in equilibrio. Andiamo a vedere il 7 di spade, per piacere, grazie. Ecco. Regina di coppe che era già uscita qui e 5 di spade che è uscito qui. Qui potrebbe essere che si sta cercando di, come vi posso dire, sopravvivere a questa regina di coppe, che per molte persone potrebbe essere una madre, per altre persone potrebbe anche rappresentare una collega o magari un titolare, se per voi fosse una stesa di lavoro. Ci sono parecchi conflitti con questa persona e ci sono anche delle mezze verità dette. Penso che sia da parte vostra, qualcuno probabilmente qua sta cercando di proteggersi. Andiamo a vedere queste 5 di spade. Cavaliere di spade, la stella, il mondo al contrario e un 5 di bastoni. Anche qui io credo che ci sia qualche tipo di lotta, qualche tipo di litigio, di battibecco, perché si vuole iniziare qualche tipo di percorso, questo nuovo progetto che era l'asso di denari, perché probabilmente è un sogno per qualcuno e si tratta di, ehm, come vi posso dire, di far fuori la concorrenza, che detto così è bruttissimo, però si tratta di essere più bravi della concorrenza fondamentalmente, ok? Qui c'è qualcuno, per quando c'è il 5 di spade, ci sono sempre dei battibecchi a livello verbale, potrebbero anche essere dei pettegolezzi o l'invidia. Mm? Quindi anche lì fate attenzione, perché il punto qui è che siete un po' distratti, trovo, nel perseguire questo sogno.
C'è un'energia che alle volte è presente e alle volte no. Alle volte è in grado di portare un messaggio, di mediare, alle volte invece questo tipo di comunicazione viene un po' distorta. Andiamo a vedere il 3 di coppe, abbiamo un 10 di spade, la carta del carro e un fante di bastoni al contrario. Allora, per qualcuno si tratta di una promozione che non arriva, mentre vi avevano detto che sarebbe arrivata. Diciamo che si deve chiudere prima un ciclo con questo 10 di spade prima di poter girare il carro e di pensare a voi. Potrebbe anche essere che per questa promozione, se così fosse ipotesi, non siate gli unici, che ci sia qualcun altro che sia più che una promozione, un incarico particolare dove ci sono più persone che stanno, tra virgolette, gareggiando per questo incarico. Andiamo a vedere la regina di coppe. Un 8, infatti, un 8 di pentacoli, cavaliere di pentacoli e 6 di spade. Qui il punto è che bisogna allontanarsi da certe credenze limitanti, come ci dice 6 di spade. Possono essere delle credenze riferite all'infanzia, cioè che si sono acquisite durante l'infanzia. Sento che per molte persone per riuscire nel vostro obiettivo avete bisogno di fare un po' di pulizia, appunto, su quelle che sono le vostre credenze limitanti. C'è bisogno di lavorare nel quotidiano, quindi se qui vi avevo detto che c'era questa energia che andava e che veniva, più in là nel periodo, quindi nella seconda parte della lettura, vedo che sarete un po' più concreti nell'andare avanti. Andiamo a vedere questo 4 di coppe, per piacere, grazie. Abbiamo un altro 4 di coppe, mi sembra giusto, quindi qui c'è qualche cosa che voi non vedete, ma perché giustamente avete anche la luna. La forza è 7 di pentacoli. Qui le carte vi consigliano di prendere tempo, di lavorare sulla vostra forza di volontà e di avere un'attitudine positiva durante l'attesa, ok? C'è qualche cosa che si smuoverà. Però ecco, vi manca probabilmente un po' di determinazione. Vi manca anche un po' di amor proprio, devo dire. Il fatto di puntare i piedi e dire no, questo secondo me non è giusto. Andiamo a vedere questo 3 di spade, per piacere. Abbiamo un fante di spade e un re di coppe. Wow. Allora, sono usciti re e regina di coppe, quindi se vibrasse come una stesa romantica, si potrebbe parlare di una coppia per destino, ma anche nel caso non fosse una stesa romantica, perché magari siete due colleghi, semplicemente due anime della stessa famiglia che si sono incontrate in questa vita per effettuare un qualche tipo di percorso. Ragazzi, qui c'è un dolore che rivedevamo anche qui da elaborare, e lo rivediamo anche qui. Qui qualcuno ci è rimasto male per qualche cosa, eh, per una discussione, per una bugia, per qualche tipo di comportamento che non è stato chiaro. Fate attenzione perché qui ho il 7 di spade, il 3 di coppe e il 3 di spade. Se vibrasse come una stesa di relazione, di coppia, potrebbe esserci una terza persona in mezzo. Ok? Quindi fate attenzione. Quello che sì vi voglio dire è che avendo la carta della luna, sì, forse, e avendo la carta degli amanti, c'è qualche tipo di lezione sull'amor proprio che dovete imparare. Probabilmente si tratta di rivalutare la vostra autostima, di fare un lavoro fondamentalmente su di voi per aumentare la fiducia in se stessi. Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho
cosa vi posso dire in più? Guardate, se non avete lavoro, se non avete un lavoro, potrebbe tranquillamente essere un'offerta di lavoro, che però diciamo sì, sembra allettante, ma non vi dicono tutto, perché comunque c'è sempre questo 7 di spade. Qui c'è qualche tipo di proiezione che o voi state facendo, perché comunque avete una regina di coppe, la regina di coppe è due volte tra l'altro. La regina di coppe è una persona che ha questa emotività molto ballerina, se vogliamo, no? È una persona che sente proprio ehm, l'emotività amplificata, tutte quelle che sono le emozioni si sentono amplificate, quindi qui un po' il consiglio è uno, di radicarvi un po' di più, due, di lasciarvi indietro quelle che sono le credenze limitanti perché vi vincolano, ok? E poi appunto il lavoro sull'amor proprio, anche qui dovete diventare un po' più egoisti. Bene, andiamo a vedere con Osho. Le vite passate, ecco infatti, le vite passate, guardate. E tra l'altro è la carta della luna. mm? Quindi ehm, c'è qualche lezione karmica qui che dovete imparare, c'è qualche tipo di bagaglio che voi vi state portando sulle spalle e che arriva dai vostri avi e che molto probabilmente è qui perché dovete imparare qualche tipo di lezione karmica. Poi abbiamo abbondanza, che è un re di denari, pienezza, che è un asso di denari, e ricettività, che è una regina di coppe, un'altra volta. Ok? Quindi qui fondamentalmente il consiglio è, eh, come vi posso dire, brillate da dentro. Avete tutta l'abbondanza e questo senso di pienezza dentro di voi. Dovete solo esprimere, dovete solo aprirvi al mondo. La carta della ricettività qua, il consiglio che vi dà è di diventare osservatori di quello che è la realtà. Ricettività vuol dire rimanere passivi, ma con gli occhi aperti fondamentalmente, attenti a quello che vi succede intorno. Qui c'è qualche cosa a livello karmico, secondo me, che vi pesa e che voi dovete imparare. Fino a quando non trasmuterete questo tipo di dolore di cui parla il Tre di Spade, questo tipo di sofferenze, soprattutto le credenze limitanti, e insomma, è necessario fare questo tipo di lavoro se volete sentirvi liberi, leggeri, se volete andare avanti per la vostra strada, insomma. Ok, una carta per le dalle fatine. Ok. Protezione. Wow. E anche qui assistenza nel presente. C'è qualche guida, ragazzi, vicino a voi. Mhm. Anche più di una. Ehm, allora, praticamente questa carta dice di praticare la protezione psichica prima di entrare in qualsiasi tipo di lavoro spirituale e vi direi anche prima di entrare in ufficio o nel posto di lavoro, dipendendo da dove voi lavorate, perché questa carta, no, questa carta, il 5 di spade, molte volte parla delle invidie, dei pettegolezzi, sapete? Quindi qui si tratta di creare una protezione appunto di tipo psichico proprio contro queste energie. Perché vi dice la protezione? Perché ci sono quelli che in gergo tecnico si chiamano i vampiri energetici, che sono persone che si agganciano letteralmente al vostro campo energetico e anche se voi non lo vedete con gli occhi fisici, però in realtà risucchiano la vostra energia. Senza contare che ci sono persone che magari provano invidia piuttosto che rabbia, ehm, che nel momento in cui parlano male di voi, ipotesi, come dire, appoggiano
questa energia pesante su di voi. Quindi qui praticare la protezione psichica è fondamentale per non prendere e non regalare niente a nessuno. Bene, amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!